Buongiorno, oggi è il 15 marzo ed è il primo giorno del nuovo confinamento. Allora, questa che vedete qui è la cartina dell'Italia in questo momento, quindi praticamente quasi tutte le regioni sono rosse, tranne la Sardegna. La Sardegna è l'unica regione che è diventata bianca, un'isola felice, come si dice. In questo caso è un modo di dire molto adatto. In questo momento io sto facendo colazione, il mio latte e caffè e la mia fetta di ciambellone. Che altro dire? Vorrei iniziare questo vlog perché almeno ci teniamo compagnia, è una sorta di terapia fare il vlog e parlare così alla videocamera. Non ho preso molto bene questa notizia del nuovo confinamento e della nuova zona rossa, che durerà fino a Pasqua. Non penso che il Lazio cambierà colore in arancione la prossima settimana, quindi saranno 3 settimane fino a Pasqua e Pasqua sarà zona rossa blindata, confinamento per tutti. Oggi pomeriggio in realtà io ho una sessione dall'osteopata, mi serve per la schiena e poi perché accumulo tutto lo stress all'interno, sul diaframma, sul colon e sull'intestino. E qui c'è Famas che vi vuole salutare. Amore, io lo so perché tu sei qui. Tu sei qui perché vuoi un pezzo di ciambellone. Allora, ho tatticamente messo la luce qui sopra, così almeno è un po' più luminoso. Ma sì, qui avevo preparato tutte le mie agende e i miei diari, praticamente ne ho 3. Il primo è il mio personale. Ho deciso di cominciare a tenere un diario dall'inizio di quest'anno. Poi questa è la mia agenda delle cose da fare. E invece questo è il mio quaderno delle idee di YouTube. E ci sono scritte tutte le mie idee per i video e cose varie. Ma in realtà sapete che ho trovato dei filmati registrati di una volta che sono andata al supermercato a fine febbraio e sono molto carini perché sono riuscita a registrare praticamente mentre prendevo i prodotti dagli scaffali. Quindi penso di includerlo adesso perché mi dispiace sprecare quei filmati, sono troppo carini. Non posso neanche far finta che quei filmati siano di quando andrò poi al supermercato perché ho lo smalto di un colore diverso, quindi non posso proprio, come dire, riutilizzare quei filmati, perciò li includerò adesso. Buongiorno. Il cielo è completamente coperto, è nuvoloso. C'è anche un po' di foschia. Adesso sto andando al supermercato. Quel giorno ho comprato il formaggio spalmabile, i ravioli ripieni, le patate dolci, il latte, una confezione di uova, dei biscotti e dei dolcetti, la farina di castagne perché avevo in mente di fare il castagnaccio e quindi poi ho preso anche i pinoli e l'uvetta. Poi ho preso degli affettati, il pane guttiau, i taralli e mi sono ricordata alla fine di comprare le olive verdi. In realtà devo stampare l'autocertificazione per uscire oggi pomeriggio, che l'autocertificazione è un foglio che devo portare con me, compilato, perché nel caso la polizia o i carabinieri mi fermassero per sapere dove sto andando, visto che è zona rossa, allora devo provare e comprovare i miei motivi per uscire. L'autocertificazione che adesso io stampo ed è appunto dal sito dell'interno del governo.
Autodichiarazione, qua devo scrivere chi sono, bla bla bla, da dove inizia lo spostamento, la destinazione e il motivo. Sto pranzando adesso, mi sono fatta un couscous di verdure, molto semplice ma molto gustoso. Sto guardando il telegiornale e nel mentre sto anche pensando ad una lista della spesa di cose necessarie. Il treno. Che nuvola minacciosa. Infatti sta piovendo un po'. Manca un quarto d'ora al mio appuntamento. Ho l'appuntamento alle 4. Abbiamo preso la pizza al taglio per cena. Allora, qui è crostino, cioè prosciutto cotto e mozzarella. Invece qui c'è la margherita e qui invece è rossa con funghi. Buongiorno, oggi è martedì e stamattina andiamo al supermercato per un motivo molto semplice. Il frigorifero è vuoto, quindi non ci sono più verdure, perciò devo ricomprare le verdure e devo ricomprare anche altre cose. Non sono neanche riuscita a registrare tanto al supermercato perché ero piena di buste e ad un certo punto, mentre stavo filmando la carta forno che stavo per prendere, mi è cascato tutto per terra. È cascato tutto. Allora, iniziamo con la prima sacca. Allora, abbiamo dei funghi affettati, 2 peperoni, una confezione di uova, una confezione di latte di avena e una confezione di stracchino, perché questo lo voglio mangiare con la piadina che ho preso. Poi seconda sacca, allora, delle carote, poi il pane in cassetta, poi il caffè, una confezione di fazzoletti, la carta forno, il dentifricio, il detergente viso, una bottiglia di vino. Questo è il Cerasuolo d'Abruzzo e questo mi piace tantissimo, è uno dei miei preferiti da comprare al supermercato, perché domani è il mio compleanno e quindi volevo bere un vino che mi piace. Poi l'ammorbidente per il bucato e poi 2 confezioni di pesce surgelato. Qui ci sono dei filetti di nasello e qui 2 tranci di salmone. Poi terza ed ultima sacca, un po' di zucchine, ho comprato delle mascherine, poi ho comprato le strisce depilatorie per togliere i baffetti, aglio, cipolle, poi ho preso un po' di affettati, ho preso le piadine e poi un po' di carne, anche un pacco di carta igienica. Allora, praticamente per tutta questa roba ho speso 71 euro. Non è tantissimo, ma non è neanche pochissimo. Purtroppo vicino a casa ho solo questo supermercato e diciamo che è un supermercato abbastanza caro nella media. Ho cercato anche di prendere tutti i prodotti in offerta. Che c'è, amore? Allora, è ormai sera. Mi sono messa una felpa perché mi sono infreddolita, visto che sono stata tutto il pomeriggio a registrare un video e anche a fare delle cose al computer, lavorare al computer, quindi sono stata praticamente tutto il pomeriggio ferma e mi sono infreddolita. Poi ho portato fuori
il nostro amico qui. Sono un po' demoralizzata ancora una volta in zona rossa dopo un anno. E mentre l'anno scorso eravamo tutti fiduciosi, speranzosi che l'anno seguente saremmo riusciti a uscire dalla situazione in cui eravamo, adesso non è così, adesso siamo tutti demoralizzati, siamo sviliti da tutto questo. Ci vediamo direttamente domani. Buongiorno. Allora, sto andando a recuperare una torta di compleanno in una pasticceria qui vicino e niente, speriamo di trovare qualcosa di buono. Grazie. Quant'è? Mi sono presa la torta di compleanno. Ci sono tantissimi lavori per strada e un sacco di negozi chiusi, ovviamente. Non è a fuoco. Vabbè, pazienza. Allora, sono tornata a casa dal cuoco. Che stai preparando? L'unica cosa che so cucina bene. Cioè? La carbonara. Allora, io stamattina sono andata a prendere la torta che sta qui con le 2 candeline. Per un secondo ho avuto un dubbio su quali numeri prendere. È una torta molto classica, è la torta della nonna, quella con la crema e i pinoli. Quanto manca, chef? Ancora qualche minuto. Qualche minuto? Vabbè, intanto posso aprire il vino. Wow, ce l'ho fatta! Che bella! Come direbbe Cannavacciuolo, ha proprio una bella faccia questa carbonara. Tu spunti sempre dietro il cibo, ogni volta che riguardo i video ci sta la tua faccia che spunta dal tavolo. È piena di crema. Mi sono appena ricordata che devo fare le pizzette. Cioè non è che devo, voglio fare le pizzette. Allora, le pizzette sono pronte per essere infornate. Siamo usciti per mangiare l'erba, amore, o per fare la cacca? Allora, questo è il risultato delle pizzette. Sono molto buone comunque. Pizzette di pasta sfoglia. Buongiorno, buon venerdì. Sto per preparare un po' di pasta per pranzo. Allora, è da qualche giorno, da una settimana più o meno, che abbiamo cominciato a mangiare la pasta integrale, sempre della Molisana. Io sono sempre stata restia alla pasta integrale, però devo dire che questa della Molisana è molto buona e quindi bene così. Avevo in frigo questo pesto aperto, perciò lo finisco oggi per pranzo. E niente, ho passato la mattina al computer a lavorare, a rispondere alle mail, eccetera eccetera. Facciamo a cambio di vita per un giorno. Ma quanto ti piacciono i grattini? Quanto ti piacciono i grattini? Adesso faccio un'offerta di 32 euro, conferma. Non ci credo!
Dai, per cortesia, questa bottiglia deve essere mia. Offri 35. Praticamente si tratta di una bottiglia degli anni 50 e quindi voglio questa bottiglia. Allora, questa è un'altra bottiglia, sempre degli anni 50, del Select, in sigillo vecchio. Faccio un'offerta allora. Conferma. Sei il primo offerente, buona fortuna. Grazie. Ho trovato in un'enoteca online le bottiglie del Select con la ricetta che non producono più, perché adesso la ricetta è diversa. Quindi non producono più il Select come queste due bottiglie. Questa è un'altra edizione ancora. Questa è quella prima di quella che abbiamo. No. Però è la stessa formula perché vedi è lo stesso grado Sì. del codico. È ancora diversa. Pensa te. Ognuno ha le sue fisse. L'apro. Vai. Ah. L'ho aperta, eh? Eh sì, è spezzato il sigillo. L'ho aperta, basta. Ma mi stucco mezzo bicchiere. È stradiverso. Sì, è un'altra ricetta. È diversissimo. Ma si sente l'odore? Molto più leggero. Sì, molto meno bitter. Questo lo puoi bere anche assoluto così. Tieni, assaggia. È lui. Sbaglio, è anche diverso il colore. Quello di adesso è molto Sì, più è molto più scuro. scuro, cioè. Prendilo un attimo dal frigo. Ma perché è un'altra ricetta. È un'altra ricetta, sì. Ecco, e anche il colore è diverso. Questa è la bottiglia che adesso potete comprare al supermercato, in qualsiasi enoteca. Vedete com'è diverso il colore? Io continuo a fare le mie cose. E concludiamo la giornata guardando la prima puntata della serie Speravo di morire prima su Francesco Totti. Ma parla di tutta la sua vita o è solo sul momento in cui se ne va dalla Roma? Non lo so. Vediamo.